we've had a very full day so far. Are your brains full? Già abbiamo avuto un pomeriggio molto pregno. Siete stanchi? Il cervello è già pieno di informazioni? Have you got space for a little bit more? Se c'è un po' di spazio per qualche nozione in più. I've been here all day watching what's been going on, and it's been phenomenal. I mean, really wonderful presentations. Sono qui da stamattina che ho osservato tutte le relazioni, devo dire che sono straordinarie, sono degli interventi davvero interessanti. And today what I'd like to do is to take the next step, to give you some of those homework, taking care of yourself that Dan Winter was just telling us about a little while ago. Quello che voglio fare oggi è fare un passo in avanti, cioè voglio darvi dei compiti, proseguendo un po' il discorso che faceva Dan Winter, per prendervi cura di voi stessi. I'm not going to be telling my story in depth because tomorrow night, if you see the Living Matrix movie, you'll hear my story on the movie. Non vi racconterò la mia storia andando nei dettagli, in profondità, perché domani sera, durante la proiezione del film The Living Matrix, conoscerete la mia storia. And of course, some of you may have already read about my story in Coaching dal Cuore. Probabilmente qualcuno di voi conosce già la mia storia avendo letto Coaching dal Cuore. But today what I'd like is to go into one of the most important things that I cover in that book. Ma quello che vorrei fare oggi è andare in profondità su uno degli argomenti che ho trattato nel libro. And that is how we take emotions and we somatize them, we push them into our body. Cioè come viviamo le emozioni e le somatizziamo, cioè le trasferiamo a livello fisico. When I was writing that book, I was gathering my thoughts together, and it became very clear to me that healing, which is what my book is all about, is no different than manifesting anything else you want in your life. Whether you want to manifest abundance or loving relationships, or whether you want to manifest great health, it's the same strategies. Quando ho cominciato a scrivere il mio libro e ho raccolto un po' di idee, mi sono resa conto che il processo di guarigione o la guarigione non era diverso dal manifestare, che sia manifestare ricchezza, manifestare benessere o manifestare salute fisica. Now, for those of you who don't know me very well, I was one of those people that was doing everything right. I had trained as an osteopath, naturopath and kinesiologist. Io, per quelli di voi che non mi conoscono, io ero una di quelle persone che faceva tutto alla perfezione. Ho studiato da kinesiologa, da osteopata e chiropratica. And I was eating the right foods, doing the meditations, doing the exercise, fresh air. I had the good life. E avevo una vita perfetta, respiravo aria buona, avevo una dieta equilibrata, facevo meditazione. And I was fascinated with the mind-body connection, so I was also studying NLP, or PNL as you say. Ero anche attratta da quella che è la relazione fra corpo e mente, per cui ho studiato la NLP, o come si chiama in Italia, la programmazione neurolinguistica. And then suddenly, out of the blue, I got diagnosed with a brain tumor. E all'improvviso, senza nessun preavviso, mi è stato diagnosticato un tumore cerebrale. I went, how did that happen? E mi sono chiesta, com'è possibile che mi sia accaduto? Where did that come from? Da dove è venuto? Or even worse question, why me? Oppure la domanda peggiore di tutte, perché proprio io? But I'll back up a bit. I was always pretty curious about health and healing, even as a child. Ma di questo ne parleremo dopo. Tornando un po' indietro, vi racconto che sono sempre stata curiosa del tema della salute fin da piccola. My father used to take me with him when he got the car serviced every year for its annual inspection. E mio padre mi portava con sé quando faceva la visita annuale. And I loved this because we had to drive the car into this long barn, a garage. La visita annuale, chiedo scusa, alla macchina, la manutenzione annuale, mi piaceva molto perché dovevamo attraversare questo grandissimo garage. And out from the sides of the garage would come the mechanics to inspect the car. E poi arrivavano tutti questi meccanici che avrebbero ispezionato la macchina. So first they checked the bodywork
and whether the tires looked okay. E quindi ispezionavano la macchina, controllavano la pressione delle gomme. And then you drove the car a little more onto the ramps that lifted it up to the ceiling. Poi lui guidava ancora un po' più avanti e poneva la macchina su delle rampe che la sollevavano. And the mechanics would get under the car and check the brakes and the wheel alignments and the tire treads. E quindi c'erano questi meccanici che studiavano e controllavano l'allineamento dei freni e la situazione delle ruote, il telaio. And then you'd come down and drive further along and they'd put things in front of the headlights and have you turn your headlights on. Poi guidava ancora un po', spostava ancora un po' la macchina e controllavano i fari.